Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giuseppe e sono a bordo della nuova Mazda 3. Oggi dedichiamo questo video a scoprire insieme a voi il nuovo infotainment della nuova Mazda 3, totalmente differente dai precedenti. Prima di proseguire e scoprirlo insieme a voi, vi invito subito a lasciare un mi piace nel caso il video vi fosse piaciuto, al termine di questo, appunto dopo averlo visto, iscrivervi al nostro canale attivando la campanellina nel caso in cui voleste appunto ricevere le notifiche relative a una nostra nuova pubblicazione e seguirci anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram per tutti i contenuti che verranno a seguire. Ora, qui sul link in descrizione potrete anche, nel caso al termine di questo, poter seguire anche il video che Carlo ha dedicato alla Mazda 3 per un walk around. Ora partiamo però sulla parte più saliente di questo video, quindi scoprire questo nuovo infotainment. Innanzitutto attraverso i rotori centrali che ho posti sotto la leva del cambio, ben due, uno più grande dedicato alla gestione e al controllo di tutti i menu all'interno del sistema infotainment, posso appunto gestire l'accensione piuttosto che lo spegnimento di questo. Attraverso il prolungamento del tasto ho la possibilità, attraverso i vari menu, di poter scegliere quale di questi poter controllare. Allora, lo schermo molto ampio mi dà la possibilità di poter gestire informazioni, intrattenimento, comunicazione, navigazione e impostazioni. Le informazioni sono le classiche che ritroviamo in molte auto, possiamo infatti qui notare come ci siano due sottomenu, uno dedicato all'efficienza del carburante, l'altro invece allo stato del veicolo, quindi visualizzare importanti informazioni come su scritto circa, non so, la manutenzione, piuttosto che messaggi e comunicazioni importanti che ci vengono appunto comunicate dall'intelligenza stessa dell'auto. Attraverso il tasto appunto con la freccetta ho la possibilità di poter tornare indietro. L'altro sottomenu presente è quello dell'intrattenimento, quindi poter appunto controllare tutte le informazioni relative alla stazione radio che stiamo sentendo, piuttosto che lo streaming audio della nostra stessa auto, in quanto è dotata ovviamente di Bluetooth, e quindi poter controllare sia le chiamate vocalmente che avere la gestione dello streaming audio utilizzando il nostro cellulare per la riproduzione del contenuto o del brano musicale. L'impianto dell'auto è veramente potente. In questa configurazione, la più accessoriata, abbiamo un impianto Bose di ben 12 altoparlanti. Infatti non alzerò il volume al massimo, ma posso assicurarvi senza alcun tipo di problema che veramente è molto prestante. Abbiamo una qualità del suono molto alta, non so se sarà possibile riuscirlo a sentire veramente bene, ed è veramente prestante. Torniamo ai menu di gestione, comunicazione. Nessun dispositivo Bluetooth trovato, quindi appunto, come vi stavo dicendo precedentemente, la possibilità di poter appaiare al nostro infotainment un dispositivo che sia un cellulare piuttosto che una qualunque sorgente audio. Altro menu, quello della navigazione, quindi la possibilità di poter gestire tutto il sistema e poter utilizzarlo banalmente come un classico navigatore. Ovviamente è disponibile l'utilizzo di una scheda SD sulla quale sono riportate le cartografie delle varie nazioni dove poter appunto utilizzare questo sistema. Tornando indietro abbiamo le varie impostazioni e settaggi e potremmo dire anche il menu più succulento, più ricco di informazioni e settaggi. Allora, l'auto ha la possibilità di avere l'head-up display e quindi poter configurare lo stesso attraverso l'Active Driving Display o settare anche le impostazioni del display centrale o poter settare anche il display della strumentazione. In questo caso abbiamo alle spalle del nostro volante, regolabile sia in profondità che in altezza, uno schermo LCD all'interno di un rotore circolare, un quadrante appunto che ci permette di poter avere più informazioni rispetto a quelle della velocità o i giri del motore, quindi poter posizionare le informazioni all'interno dello schermo in base a ciò che ci interessa più vedere. Tornando indietro abbiamo le impostazioni del suono, quindi la possibilità di poter gestire la notifica veicolo o appunto il volume dell'avviso. Tornando indietro, le impostazioni di sicurezza, forse le più importanti. Ovviamente l'auto è dotata di tutti gli assistenti alla guida, quindi il sistema di assistenza conducente che ci permette appunto di poter configurare il livello di supporto datoci dal volante piuttosto che dalla risposta dei pedali, poter in questo caso
avere anche una conferma acustica alla guida, quindi abilitare segnali acustici quando si interagisce con il cruiser control, avviso dei cartelli per i limiti di velocità, la soglia segnale limite di velocità e ripristinare ovviamente le impostazioni di fabbrica nel caso in cui avessimo settato queste in maniera errata. Gli avvisi di sicurezza: front cross traffic alert, quindi un sensore che rileva l'auto che ci sta precedendo o comunque ad un incrocio o a una svolta l'auto che abbiamo davanti alla nostra e poterci quindi avvisare della sua presenza. Il rear cross traffic alert, dove appunto magari in manovra uscendo da un parcheggio non abbiamo la possibilità o non riusciamo ad avere il totale controllo dell'area circostante all'auto e quindi essere aiutati dal nostro veicolo, che in questo caso attraverso un segnale appunto visivo e sonoro ci comunicherà la presenza di un altro veicolo nelle nostre vicinanze. Il Lane Departure Warning System, scusate il mio pessimo inglese, ma purtroppo sono sempre andato malissimo a scuola, che ci dà la possibilità invece di mantenere l'auto all'interno della carreggiata e di conseguenza non avere l'obbligo di essere perennemente con le mani sul volante, ma nel caso in cui stessimo noi controllando anche il volume del nostro infotainment, avere la possibilità di una mano ulteriore data dall'intelligenza dell'auto, che comunque vi richiederà ogni volta di riportare dopo qualche secondo entrambe le mani sulla corona del volante. Ovviamente abbiamo la possibilità di avere più tipologie di avvisi che possono essere in questo caso settati con la vibrazione dello sterzo, ma solo acustiche, o anche acustico più vibrazione dello sterzo. Tornando indietro, abbiamo anche il blind spot monitoring e quindi più banalmente l'avviso e il controllo dell'angolo cieco, molto utile appunto laddove noi stiamo effettuando un sorpasso o stiamo rientrando nella nostra corsia e verremo avvisati sempre attraverso la possibilità di poter avere solo un avviso sonoro piuttosto che uno visivo e acustico, l'informazione del sopraggiungere di un'altra auto. Possiamo appunto settare anche i tempi di avvisi e poter tornare in questo caso indietro per la sicurezza attiva. Abbiamo la distanza e l'avvertimento anche sulla velocità e quindi queste informazioni relative a tutto il controllo che è quello del cruiser control, quindi non solo poterci mantenere ad una velocità costante, poter gestire la velocità del nostro veicolo attraverso dei pulsanti e non più sul piede dell'acceleratore, ma anche mantenere un minimo di distanza, sempre anche questa da noi settabile, attraverso l'utilizzo di tasti e non appunto utilizzando il freno del motore, o meglio il pedale del freno del motore, in quanto saranno i sensori stessi dell'auto a rendersi conto di quando saremo troppo vicini all'auto che ci precede e quindi rallentando mantenere una distanza minima di sicurezza. Torniamo indietro. Abbiamo anche come altro sensore o aiuto di sicurezza la previsione della collisione, quindi configurare le funzioni di previsione delle collisioni attraverso l'Active Sense. Il monitor vista, quindi l'utilizzo delle ben 4 telecamere all'interno dell'auto, una anteriormente poco sopra il logo Mazda, posteriormente in corrispondenza all'altezza della targa e altre 2 posizionate sotto gli specchietti dell'auto, che ci daranno la possibilità in fase di manovra di poter controllare tutto ciò che c'è intorno. Parking sensor, quindi i classici sensori anteriori e posteriori dell'auto, avviso della velocità e quindi configurare delle notifiche che ci potranno comunicare, magari se sovrappensiero, di aver superato o essere scesi di troppo rispetto a un limite che ci eravamo preposti. Avviso uso improprio del pedale, in quanto magari potremmo, sempre per mancanza di attenzione, essere col piede posizionato a metà tra il pedale del freno e il pedale dell'acceleratore. Tornando indietro, abbiamo ovviamente la possibilità di cucirci addosso tutte le varie impostazioni del veicolo, che in questo caso possono essere i blocchi porte, l'illuminazione esterna e quindi configurare le impostazioni di questa, che in questo caso possono essere non solo la sensibilità dei fari automatici e quindi durante il passare del tempo e quindi il calare della luminosità della luce del sole, avere la possibilità di poter automaticamente aumentare l'intensità della luce dell'auto, o meglio della luce dei fari dell'auto, e poter quindi in automatico non dover più gestire le luci e l'illuminazione di tutto l'autoveicolo. Abbiamo l'Adaptive LED Highlight e quindi per aumentare la visibilità
poter configurare anche questa impostazione attraverso il computer, coming home light e quindi la possibilità di essere vicino all'auto perché ci stiamo entrando o standoci allontanando e avendo dei secondi quindi disponibili per poter avere l'auto illuminata. Torniamo indietro, l'illuminazione interna dell'auto, altro sottomenu, tutta LED e quindi poter anche in questo caso configurare le varie impostazioni che siano appunto la durata dell'accensione delle luci stesse piuttosto che l'intensità di queste, il sensore di pioggia che ci permette anche qui in automatico la regolazione della frequenza del passaggio delle spazzole sul parabrezza, gli specchietti laterali richiudibili automaticamente o meno, impostare la frequenza del lampeggio delle nostre frecce, lo sbrinatore del lunotto posteriore, collegare quindi temperatura, controllo clima e sedili e il ritardo blocco dello sportello carburante, quindi una volta aperta l'auto magari ritardare di qualche secondo l'apertura del bocchettone per il carburante. Impostazioni di connettività, ovviamente l'auto dispone e ha di serie Apple CarPlay e Android Auto, e impostazioni di sistema, queste qui appunto relativa al controllo dell'orologio, riconoscimento vocale, quindi accoppiare la nostra voce alla risposta dell'intelligenza dell'auto che ci chiederà attraverso appunto il tasto posto qui sul lato sinistro della corona del volante, poter attivare o meno una richiesta che potrà essere appunto di gestione delle nostre chiamate piuttosto che nel caso in cui stessimo utilizzando Apple CarPlay impostare o Android Auto, impostare già una destinazione per poter utilizzare la navigazione presente nel nostro smartphone. Qui possiamo vedere altri menu, le informazioni di sistema e quindi poter nel tempo aggiornare l'infotainment dell'auto. Tornando indietro, uscendo da impostazioni, abbiamo la schermata iniziale che appunto è quella dotata di schermo da ben 8 pollici che sulla destra riporta come unica informazione quella dell'orario. Bene, spero che questo video non sia stato troppo prolisso, troppo pesante, spero di essere riuscito mediamente a spiegarvi abbastanza bene l'infotainment di quest'auto in quanto è veramente importante e complicato, o meglio ricchissimo di informazioni e settaggi da potersi cucire al millimetro addosso. Nel caso in cui il video vi sia piaciuto lasciateci un mi piace, soprattutto scriveteci dei commenti, magari suggerimenti, informazioni, critiche costruttive laddove voi voleste una determinata informazione in più su un aspetto dell'infotainment delle nostre auto che proviamo e nel caso in cui vi fosse piaciuto lasciare appunto un mi piace al video stesso. Ciao!